Ciao a tutti, io sono Tiziana e sono una cantante lirica. Ho deciso di creare questo video in risposta ad un allarme rosso voce, ovvero questo. Per aiutare il nostro amico darei alcuni consigli. 1. La postura. Quando parliamo ad un pubblico e non siamo abituati, che sia un pubblico di una riunione, di un convegno, di una conferenza, il fatto di non essere a nostro agio farà sì che aumenterà l'ansia. L'aumentare dell'ansia irrigidirà i nostri muscoli. Innanzitutto le nostre spalle tenderanno a salire, ad essere rigide, quindi rilassati, spalle basse. Si tende spessissimo ad alzare il collo per alzare il volume della voce, per richiedere più attenzione, ma è un errore. Il collo non stirato ma il più corto possibile e rilassato e che vada incontro al nostro petto, che dovrà essere rilassato ma abbastanza alto, in modo tale da aiutare i nostri polmoni, da aiutare la vicinanza con la laringe, ovvero dove noi troviamo le corde vocali, e quindi ad assumere una postura piuttosto rilassata. Ricordiamocelo perché il primo sintomo d'ansia nel momento in cui si va a parlare, anche se non si è particolarmente emotivi, è quello di irrigidire tutto il nostro corpo. Il secondo consiglio che do è quello di rallentare il ritmo del nostro parlato. Perché? 1. Saremo più comprensibili. 2. Potremo aiutare il nostro fiato ad andare al nostro tempo, ovvero cercare di evitare di andare in apnea, perché più velocemente si parla e meno fiato si utilizza. Quindi cerchiamo di arrivare alla fine delle nostre frasi con una giusta dose di fiato, in modo tale che piano piano il nostro cervello si abitui che abbiamo necessità di quel fiato anche solo per parlare. Il terzo consiglio: respiriamo prima di ogni frase. Cerchiamo di dare del fiato prima di parlare. Ogni volta, ad ogni frase, consiglio a chi magari deve esporre durante una conferenza di scrivere direttamente sul testo i respiri, esattamente come facciamo noi cantanti. Quindi essere coscienti di dover respirare ogni tot. Questo perché, parlando velocemente ed essendo presi un po' dall'emotività, dimenticheremo di respirare e andare in apnea è una cosa negativissima per le nostre corde vocali perché le affatica tantissimo. Il quarto consiglio è quello di abbassare il tono della voce. Per ansia, stress, emotività, timore che il nostro pubblico non stia ascoltando e che non sia attento e concentrato fa sì che in modo istintivo aumentiamo il tono della nostra voce. Quindi tenderemo a strillare? No. 1. Perché stiamo appesantendo le nostre corde vocali per farlo, perché stiamo contraendo tutti i muscoli del collo per far sì che il nostro suono aumenti di volume, perché non sapendo utilizzare molto bene il fiato, o magari per niente, parliamo, cerchiamo di strillare il più possibile. La tendenza sarà di alzare il collo, irrigidire tutti i muscoli e strizzare, effettivamente strizzare, tutti i muscoli che si trovano all'interno del nostro collo, perché i muscoli del nostro collo sono tutti a fasce che si intersecano tra loro, quindi è facilissimo per il nostro cervello chiedere l'aiuto di questi muscoli sui quali lui può intervenire e strizzarli per far sì che esca un suono, quando non è questo il meccanismo fonatorio, ovvero della produzione del suono. Il quinto consiglio sarà quello di articolare bene le parole, perché nella rilassatezza del nostro corpo e dei nostri muscoli, più un tono leggermente più basso di quello che ci verrà di fare, quindi il nostro tono naturale col quale parliamo sempre, andrà benissimo quello. Il fatto di rallentare il ritmo ci aiuterà ad articolare meglio per essere più comprensibili, però anche per dosare ulteriormente il fiato che impiegheremo per parlare. Dunque, per riassumere, consiglio numero 1, postura. Consiglio numero 2, rallentare il ritmo del nostro parlato. Consiglio numero 3, respirare ad ogni frase. Consiglio numero 4, abbassare il tono della voce. Consiglio numero 5, articolare bene le parole.
Adesso vi saluto, spero di essere stata il più esaustivo possibile. Ricordate, se doveste avere dei dubbi, delle curiosità o volete avere altre informazioni o altri dettagli, potete tranquillamente scrivermi nei commenti e ricordate che non esistono domande sciocche. Chiedetemi di tutto, a partire dalla voce parlata fino alla voce cantata, fino a cosa indossi nei tuoi recital. Sarà per me un piacere rispondere. Andando di pillola in pillola potrò cercare di aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Grazie mille per aver visto questo video. A presto!